Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi come vedete siamo all'aperto e come vedete qui davanti abbiamo un pannellino fotovoltaico che lo si può piegare e poi diventa asportabile, eccoci qua, di All Power, che è l'azienda sponsor di questo video. In più abbiamo questa qui, che è la nostra stazione che diciamo il nostro pannellino fotovoltaico produce l'energia, la posso caricare, questa è una batteria portatile che potete portarvela con voi, poi andremo a vedere tutte le funzioni che ha, e ideale per chi ha il campeggio, ideale per chi ha bisogno della corrente in un posto dove non può arrivare la corrente. Abbiamo anche la presa 220 volt, comunque andiamo a vedere tutte le caratteristiche dopo. Perché mi piace questa stazione? Perché innanzitutto è piccola, è portatile e lo sto utilizzando in tutti i modi. Per dire, l'altro giorno dovevo, adesso vi metterò le immagini, grattarmi una panchina, non avevo nessuna presa di corrente vicino, non potevo arrivare con la prolunga. Bene, ho messo la stazione che stava producendo 60-70 watt. Il mio accessorio che stavo usando stava consumando intorno ai 130 watt e nel frattempo lo utilizzavo. Ho grattato due panchine più un mobiletto e ancora funzionava. Quindi è una batteria molto buona, anche perché il pannellino fotovoltaico mentre sta producendo possiamo anche tranquillamente utilizzarlo per il nostro accessorio. Quindi adesso vi faccio vedere un attimo le caratteristiche di questa batteria, poi se torna il sole, perché in questo momento c'è un po' di nuvolo, mettiamo fuori il pannellino e vediamo anche quanto produce. Adesso è quasi mezzogiorno, giusto per vedere anche come va. Bene, ecco qui la nostra stazione. Adesso io ho messo, per dirvi, il pannellino è all'ombra, quindi andiamo a collegarlo qui, vedete nel fianco, questa è la presa da 12 volt, lo collego qua e vediamo un attimo quanto sta producendo in questo momento. Allora, in questo momento è proprio a 0 watt, però anzi 1 watt, vedete, non so se vedete qua, spero che non ci siano dei riflessi, sta producendo comunque 1 watt e sta caricando la nostra batteria. È pochissimo 1 watt perché per quello che può fare lui, però dopo in caso lo mettiamo al sole e vediamo come va. Voglio farvi vedere un attimo di caratteristiche perché è molto particolare. Innanzitutto abbiamo qui sopra una ricarica wireless. Io metto qua il mio cellulare che è wireless e vedete che si ricarica tranquillamente. Vedete che sta caricando. È una ricarica a 10 watt, non è tantissimo, però intanto sta caricando e funziona benissimo. Adesso voglio farvi vedere, più ha due prese USB, che vedete qui, la metto più vicino, eccolo qua, due prese USB, una da 12 watt, l'altra da 18 watt, più dopo abbiamo una presa, sempre in DC, USB-C, che addirittura fa 100 watt, quindi io posso collegare il mio cellulare che supporta fino a 100 watt e questo me lo ricarica tranquillamente. Poi abbiamo il tasto di accensione, da qui si accende e si spegne la stazione. Abbiamo il tastino AC, quindi abbiamo la corrente sia alternativa che continua e possiamo fare qua 220 volt fino a un massimo di consumo, che qua la presa da 220 volt, fino a 300 watt. Eccolo qua. Quindi possiamo collegare un USB, ok, colleghiamo il nostro USB-C qui, lo mettiamo sotto carica al mio cellulare e lui si ricarica tranquillamente. Guardate, e fa anche la carica veloce. Supercharge, vedete? Perché abbiamo fino a 100 watt di uscita, guardate che velocità che sta caricando. Molto molto bene. E questa è una cosa. Possiamo collegare il nostro alimentatore, io ho un alimentatore da 100 watt, è giusto per farvi vedere, insomma, non perché avrei già l'uscita USB-C. Qua lo collego, metto qua, premo il tastino AC, ok? Quindi attivo il 220 volt. Adesso lui partirà una ventolina, ok? Parte un simbolo della ventolina che sta raffreddando il circuito perché ha bisogno, essendo un 220 volt, è un inverter che da 12 volt mi passa a 220. Io collego qua il mio caricabatteria e guardate che sta caricando sempre supercharge. Se io adesso vado a vedere nel mio display quanto sto consumando, mi dice che sto consumando 10 watt. Adesso aspettiamo un attimino che parte il supercharge e dopo aumenterà. Qui abbiamo le prese che sono attive, in questo caso qua è USB, poi abbiamo il Type-C, la corrente continua e la corrente alternata. Poi abbiamo il timer, la ventolina che sta girando
E quanti watt? Vedete, adesso è andato su 37 watt, sentite che aumenta, 48, 51, cioè il mio caricabatterie sta consumando 60 watt adesso per caricare il mio cellulare. E quindi potete sempre monitorare quanto sta consumando. E anche questa è una cosa importante. Io adesso stacco l'alimentatore, anzi lo lascio collegato così, tanto mi carico un po' il cellulare e siamo al 47% di batteria. Qui abbiamo una presa, come vedete qua, 220 volt, perché se non ho sole o voglio caricarmi comunque la power station per portarmela via molto velocemente, quando lo attacco qua carica 200 watt, che è tantissimo. Attacco questa qua e me la porto dove voglio. Qui abbiamo una luce che, se volete, vedete, posso metterla, aumentarla o diminuirla o farla anche lampeggiante. Anche questa è una luce che adesso qua non si vede più di tanto, ma di notte fa una luce veramente molto elevata. Pensiamo di essere in campeggio, metto là la mia luce e possiamo giocare a carte, fare quello che vogliamo. E in più posso collegargli sul 220 volt altre cose. Molto interessante. E in più qui abbiamo, dove abbiamo collegato prima il pannellino, abbiamo una presa accendisigari, quindi posso collegarmi un accendisigari se voglio. Quindi guardate, accendisigari, 3 prese USB, 220 volt, la ricarica wireless, la luce se volete illuminare in campeggio. Siamo su una stazione più che completa secondo me. Bene, adesso che è uscito un po' di sole, non tantissimo, però voglio mettere il pannello al sole e farvi vedere come funziona. Ma prima voglio farvi vedere un'altra funzione che ha questa stazione. Allora, togliamo un attimo il caricabatterie e poi lo ricolleghiamo, che adesso vi spiego il perché. Perché questa stazione qui, come vedete, ha anche il Bluetooth. E qui basta premere il tastino DC, attiviamo il Bluetooth. Ok, abbiamo attivato il Bluetooth. Vado nel mio cellulare. Bene, adesso volevo farvi vedere appunto l'applicazione, come funziona. Io l'ho collegata col Bluetooth, come avete visto prima l'ho attivato. Vedete che vi metto la schermata qui in fianco, così potete vederla. Allora abbiamo il 79% di batteria, abbiamo ancora 7 ore e 30 minuti se continuiamo a caricarla così, che è 1 watt, e abbiamo l'uscita da 23 watt, che è il mio alimentatore che ho collegato adesso, ma adesso vedete che pian pianino cambia. Possiamo attivare e disattivare le prese, possiamo attivare e disattivare la luce posteriore direttamente dall'app, sentite? E posso attivarla e disattivarla. Posso disattivare le prese USB-C e il 220 volt. Quindi tutto dall'applicazione tranquillamente. Bene, adesso io direi proviamo a metterla un po' al sole e vediamo quanto produce. Vi dico già che c'è pochissimo sole, quindi farà, se no, penso 20 watt. Speriamo che venga fuori il sole mentre sto registrando. Eccoci qua, abbiamo messo la nostra stazione meteo, vedete? Qua abbiamo messo il nostro fotovoltaico, qui la nostra stazione, e se vado a vedere, guardate, 55 watt, adesso magari vi metto un attimino, non so se vedete questo display qua, ma non penso. Allora, vi registro la schermata in diretta come ho fatto prima per quanto riguarda l'app. Eccoci qua. E adesso vi faccio vedere, vedete, 58 watt, 0 watt in uscita perché adesso non stiamo caricando niente. E qua adesso c'è il sole che va e viene, comunque siamo a 58 watt. E anche il nostro display qui sotto, purtroppo ci sono tanti riflessi e non si riesce a vedere bene. Questo è uno dei difetti di questa stazione che a me non piace, e si vede veramente pochissimo questa luce qua. Vedete, comunque 53 watt in carica, 54, e corrispondono a quelli che c'è 57, è istantaneo, il Bluetooth è veramente velocissimo, anche ad aggiornarsi l'app. Vedete che qua comunque, spero che si veda, comunque 57 watt, e vi metto il display a fianco che è la stessa cosa. E qua abbiamo il nostro collegamento, questo è il cavo che ci porta dai pannelli. I pannelli si possono chiudere, come vedete, così, e appendere. Qua abbiamo un supportino che possiamo come supporto per appoggiarla dove volete. Logico, più è inclinata a sud, cioè più è rivolta a sud e più produce, più qua abbiamo anche dei gancettini che potete appenderla magari su un camper o su un albero, dove volete. Io lo appoggio qua così ed eccoci qua, e possiamo metterla anche a piatta così. Comunque sta producendo 50 watt in questo momento, 49, 50. Più è inclinata verso il sole, adesso proviamo a inclinarla un po',
Eccoci qua, vediamo se così produce di più o di meno. 43 watt, 44. Sì, è molto sensibile all'inclinazione. Vediamo un attimo, riproviamo. Eccola, così fa meno, più piatta è, quindi così, perché adesso il sole è a mezzogiorno, e più ne produce. Non è un sole limpidissimo perché oggi va e viene, però dai, 50 watt prodotti così non è male. Signori, eccoci qua, bella questa stazione, merita veramente. In caso vi lascio il link in descrizione di tutto il canale di All Power, tutto quello che trovate su All Power. Questa qua è una stazione, una tra le più piccoline, bella, spero che mi mandino anche qualcos'altro da riprovare perché mi ha veramente soddisfatto come prodotto, e anche silenziosa quando è accesa la ventola, quindi potete portarla dove volete, avete la vostra maniglia, avete la vostra torcia, potete ricaricarvi il cellulare tranquillamente, quindi secondo me è completa di tutto. Bene signori, che dire, io vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, dai, aiutatemi a crescere che il canale sta andando bene, basta che premete il tastino iscriviti e attivate il tasto delle notifiche per avere tutte le novità. Ciao ciao!